Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per il mese di febbraio, per i primi 15 giorni di febbraio, ragazzi. L'appeso. Abbiamo la carta dell'appeso, periodo probabilmente un po' lento o di fermo anche per qualcuno, ma potrebbe essere un periodo che vi dà la possibilità di riflettere su alcuni temi. Normalmente quando ci sono questi momenti di stop, queste fasi, servono proprio per, diciamo, ricalibrare un pochettino il tiro. La carta dell'appeso vi dà l'occasione di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere con i tarocchi. Ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi del 2024 e il link alle previsioni del 2024. Bene. Partiamo con la morte, amici della Vergine. Abbiamo un re di pentacoli, re di coppe, 4 di spade, gli amanti, nove di pentacoli e 8 di coppe. Allora, diciamo che questo periodo potrebbe essere... Ah, vi ricordo che comunque è una stesa generale, può riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Quindi cercate voi di adattare la lettura alla vostra realtà e tenete presente che io comunque leggo energia ed è il movimento energetico più importante del periodo. Ha a che fare con la relazione con una persona, secondo me, anche se qui abbiamo due figure o come... Allora sì, potrebbero essere due persone diverse, ma potrebbero essere due lati della stessa persona, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere subito, carta per carta, di che cosa si tratta, ragazzi, perché qui partiamo con una morte al contrario e l'energia iniziale è l'appeso. È come se ci fosse una fase mm, di riflessione sul se tagliare o meno una certa situazione o una certa relazione. Andiamo a vedere la morte. Un'altra volta la morte e il diavolo. Probabilmente c'è una situazione che ha una certa nota di tossicità, devo dire, con questa carta del diavolo. La tossicità può essere o un ipercontrollo o dei condizionamenti mentali che magari ognuno di noi ha, non deve essere necessariamente l'altro, eh. Normalmente quando c'è il diavolo la schiavitù è volontaria e si parla di una schiavitù dovuta al ego, al proprio ego. Andiamo a vedere il re di pentacoli, 6 di coppe e 3 di bastoni. Ho l'idea che abbiate un certo tipo di sogno, un certo tipo di obiettivo, un certo tipo di anche relazione che dura da tanto tempo, perché c'è questo 6 di coppe. Sì, perché c'è anche un 3 di bastoni, come se ci fosse una sorta di progettualità di base, o con questa persona o nella vostra vita in generale, e ha a che vedere anche con questa persona. Vi dico che il re di pentacoli può fare riferimento o a un padre, o a un partner, o a un capo. Andiamo a vedere il re di coppe.
No, lo rifaccio perché avevo il mazzo girato al contrario, aspettate. Imperatore, fante di spade e 2 di pentacoli. È come se voleste avere una verità diversa, una realtà diversa, una stabilità diversa, un ciclo di vita diverso, come la sensazione che c'è il bisogno di sentire un po' di più, un po' più amore intorno a voi. Andiamo a vedere il 4 di spade. Perché ragazzi davvero potrebbe sia essere una situazione familiare o anche una situazione lavorativa o di tutte e tre. Ah, cioè non ho una delle tre cose che sia più importante delle altre. Allora abbiamo il mago, il carro, la regina di spade e il re di pentacoli che si ripete. Allora ragazzi, devo dire che qui è come se ci fosse un sogno, un progetto, un qualche tipo di questione con questo re di pentacoli, che in realtà però a me sembra poco concreta, come se fosse ancora una cosa in aria, come se fossero delle idee, come se fosse l'inizio di qualche cosa, ma non vi convince tanto perché le cose sono un po' ferme e mancano di consistenza. Ho come questa sensazione. C'è confusione, non si sa bene da che parte andare, non si sa bene quali sono le priorità, non tanto singolarmente, ma di coppia potrebbe essere, o di questo tipo di collaborazione, come se ci fossero ancora da mettere le cose in chiaro su molti aspetti. Vi dico, c'è un 4 di spade. È come se ci fosse la necessità di allontanarsi per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista. Difatti poi vi dico che qui abbiamo tre carte che mi indicano come la scelta di lasciarsi qualche cosa alle spalle. Andiamo a vedere gli amanti. 9 di coppe. Temperanza. La sento tanto come una scelta per l'amor, diciamo, basata sull'amor proprio. Mm? La carta degli amanti qui è proprio il momento di scelta. Perché? Perché poi abbiamo il 9 di pentacoli, che è una carta che mi parla di autonomia, di indipendenza economica, indipendenza caratteriale, capacità di gestire il proprio tempo. È una carta che mi parla di ricchezza, di abbondanza, di eredità, di qualcuno che ha, e qui avete anche un 9 di coppe, una certa forza interna, sia morale che mentale. Infatti qui poi vediamo anche la temperanza ed è come se qualcuno qui decidesse di lasciarsi certe cose alle spalle o perlomeno di andare a fondo per chiudere il cerchio. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Fante di coppe e 3 di pentacoli. Ho come l'idea che qui ci sia inseguo un sogno insieme a qualcuno o vorrei che qualcuno seguisse il mio sogno e qui c'è un no, ok, io seguo, cioè non mi aspetto che nessun altro segua il mio sogno, però io sì, vado anche da solo o da sola per il mio sogno, per il mio obiettivo, per la mia prosperità, per la mia abbondanza. Allora, siccome è il 9 di pentacoli, la carta dell'autonomia,
vi dico che può anche essere che qualcuno stia aspettando, sia in attesa di un aumento di stipendio, di un aumento di livello, di un aumento di ruolo da talmente tanto tempo che la cosa condizionata è diventata un po' tossica, no? Un po' pesante. E qui potrebbe esserci la scelta per amor proprio di qualcuno che vi porta alla guarigione, che vi porta comunque all'equilibrio di questa temperanza, per aprire una partita IVA, per diventare autonomi, per inseguire le vostre idee, per collaborare con le persone con cui voi volete collaborare. Andiamo a vedere sì, l'otto di coppe. La luna, mm, l'otto di coppe e la luna sono fortemente legati, e il mondo. È come andare alla scoperta del vostro mondo interno, ragazzi. Qui c'è bisogno di riavvicinarvi al vostro bambino interiore, risvegliare quello che è l'entusiasmo un po' sopito, un po' soffocato da questo diavolo, per arrivare al raggiungimento dei vostri obiettivi, al compimento, al risultato, letteralmente alla rinascita. Il mondo è la chiusura di un ciclo. Bene, direi bene perché sento che qua vi rinforzate a livello personale. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Sorrido perché una nuova visione è l'appeso, è la stessa carta. Le vite passate, la morte e il sogno, dov'è che ce l'avevate? Il 6 di coppe qua. Stesse energie. Mm. È come parlano da sé. Avere una nuova visione di quello che è il sogno del passato, il sogno che vi condiziona, il sogno che vi fa rimanere incastrati in quel ciclo di dinamiche di comportamento, in quel ciclo di vita, in quel ciclo. Quel ciclo. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora un koan. Però qui è come se ci fosse qualche cosa nelle vite passate, quindi qui potrebbe anche essere un'azienda familiare, quindi qualche cosa che si tramanda da generazione in generazione. O si tratta di allargare la vostra visione, però qualcuno potrebbe, diciamo, allargarla talmente tanto da non rientrare più nei canoni dell'azienda piuttosto che della famiglia, ok? E anche la luna qua mi parla di sogno. Fate attenzione perché con l'otto di coppe e la luna si può parlare. Allora, l'otto di coppe è una carta di ricerca interiore e la luna è una carta che vi fa vedere, o meglio, potrebbe mettere l'accento su alcune proiezioni, cioè avere delle aspettative o porsi degli obiettivi, quindi voglio arrivare a X mila euro a fine mese, vi faccio un'ipotesi, o a quel tipo di traguardo entro tot mese, va bene, ma non dovete vivere nell'illusione A di raggiungere quel traguardo, B una volta raggiunto il traguardo sarò A, B e C, perché non lo sapete, non avete la certezza, quindi vivete nel qui e ora. Cosa posso fare io adesso per migliorare la mia vita adesso? Poi di conseguenza appena iniziate a muovere l'energia, tutto il resto si muove. Però sento proprio come un'evoluzione, ragazzi. Allora, andiamo a vedere. Ok, grazie. Bellissimo, io questo lo adoro. Avete una domanda? Allora, vi racconto la storia perché non ho il libro sotto mano. Ehm, praticamente quando un allievo, un monaco buddista allievo, diciamo sta studiando, vengono consegnate questi koan, che sono delle tavole di legno incise, che il maestro dà al discepolo, e sono frasi, sono in questo caso parole, su cui il discepolo deve meditare per trovare la risposta alla sua domanda. Allora, qualsiasi sia la domanda, il maestro risponde mu, che è una traduzione, cioè si potrebbe tradurre come un ni.
nel senso che non è né sì né no. Oppure potrebbe essere un tutte e due valgono, sia che sia sì, sia che sia no, questa cosa vale. Mm? Scrivetemi poi nei commenti come la interpretate per la vostra, per il vostro momento di vita. E poi abbiamo guarda le stelle, ma cammina sulla terra. È quello che vi dicevo qua con la luna. Il fatto di mettervi un obiettivo in alto va bene, ma cammina sulla terra. Non vivete come se, cioè proiettandovi nel futuro, vivete nel qui e ora. Adoro quando le carte si riconfermano così. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona o comunque se vi ha dato degli spunti di riflessione. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail o abbonarvi al canale. Per il resto vi ringrazio del vostro tempo, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!